Buongiorno, il mio nome è Fulvio Stogius e sono un legionario della seconda Partica. Vi chiederete perché sei vestito in maniera differente dagli altri. Perché tra me e loro passano circa 150 anni e in particolare questo è il modo in cui si vestivano i soldati romani e quindi anche quelli della seconda Partica all'epoca di Costantino. Se andate a Roma a vedere l'arco di trionfo di Costantino ci sono alcuni fregi in cui i soldati sono vestiti esattamente come me. C'è un'evoluzione, un cambiamento quindi nel corso del tempo, semplicemente perché passa il tempo. La seconda Partica viene fondata alla fine del secondo secolo, però la sua storia dura circa più di 2 secoli e mezzo, arriva fino al V secolo. Cambiano le mode, cambiano i nemici, cambiano le tattiche di combattimento e quindi cambiano anche le armi. I cambiamenti principali potete vedere ad esempio il cambiamento dell'elmo. Io indosso un elmo che si chiama intercisa, è composto da 2 parti, 2 emisferi, destro e sinistro, collegati da una, si chiama ridge in inglese, una crestina metallica centrale a cui sono saldati. Poi sono agganciati 2 paragnati che rispetto alle loro sono più piccole e anche un paranuca che anche in questo caso è più piccolo. Per quale motivo questo cambiamento? 2 motivi principali. Il primo è che cambia il tipo di nemico contro cui combattono i soldati romani e quindi anche della seconda Partica, ovvero meno fanti, meno combattimento in ordine chiuso e maggiore combattimento contro unità a cavallo. I nemici dei romani iniziano a essere dotati di numerosa cavalleria e i soldati cambiano l'armamento per controbattere questa cavalleria. Il secondo motivo per cui cambia l'elmo è che il numero di soldati dell'esercito romano cresce notevolmente. Alla fine appunto, diciamo, nel IV secolo il numero di soldati romani è stimato tra i 450 e i 600.000 soldati. Quindi in questo momento è lo Stato che fornisce le armi ai soldati ed esistono dei centri che si chiamano proprio fabbriche in cui vengono costruiti armature, scudi, archi, frecce, tutto quanto da poi fornire ai soldati. E quindi diciamo questo tipo di costruzione permette una sorta di costruzione quasi a catena e quindi più economica e quindi un numero maggiore di elmi. Un altro cambiamento che potete osservare è ad esempio nell'uso dell'asta. Avete visto i miei colleghi partici avere il pilum, impugnare il pilum. Il pilum era un'arma da lancio. Questa invece è una lancia vera e propria, è una lancia da fante, è più lunga del pilum e serve principalmente per tenere a distanza il nemico, in particolare il nemico a cavallo. Immaginate la prima linea di soldati dotati di queste lance, erano gruppi specializzati, si chiamavano lancieri, tutti quanti schierati con il loro scudo e che puntavano la lancia contro il nemico. I cavalli in generale non caricano delle punte e quindi diciamo rendevano più difficile avvicinarsi. All'interno della seconda Partica esistevano durante il IV secolo diversi reparti, in effetti, alcuni specializzati nel combattimento contro i cavalieri e alcuni specializzati nel combattimento contro i fanti. Quelli con la lancia erano quelli specializzati contro i cavalieri. Avevano anche i soldati romani del tardo impero un'arma, diciamo, un'arma bianca. Non hanno più il gladio perché ripeto, si inizia a combattere contro soldati a cavallo, si ha bisogno di avere poter colpire più lontano, appunto il soldato a cavallo, e quindi si utilizza quella che si chiama spata, che è un'arma originariamente utilizzata dai cavalieri romani, è molto più lunga del gladio, quindi permette di raggiungere e di colpire più lontano. Il baricentro è anche più avanti, più vicino alla punta, quindi permette di dare dei colpi quasi, diciamo, a martello. E questo, diciamo, è un grosso vantaggio rispetto al gladio, insomma. Il motivo per cui non usano più il gladio è proprio perché è più vantaggioso avere una spada più lunga, che arriva anche intorno agli 80 cm. Non cambia solo le armi, cambia anche il modo di vestirsi. Questo è principalmente dovuto al cambiamento delle mode. Come anticipava il Centurione, alla fine del secondo secolo, quindi quando
viene fondata la seconda partica, si usano ancora le tuniche più o meno a mezze maniche, lunghe fino a metà coscia. Nel IV secolo la lunghezza della tunica diventa maggiore, arriva fino a sopra il ginocchio, anzi per gli uomini portare una tunica più corta è considerato, diciamo, fuori luogo. Ci sono delle leggi che puniscono gli uomini che portano le tuniche troppo corte, e anche le maniche si allungano, il nome di questa tunica è proprio tunica manicata perché ha le maniche lunghe, ed richiama una moda orientale che prende piede anche a Roma. I soldati romani sono in generale più ricchi della media della popolazione, e quindi a loro piace indossare abiti belli, ricchi, e quindi oltre a scegliere dei tessuti opportuni si fanno anche decorare le tuniche. Questa è una tipologia di decorazione che viene detta copta perché ha origine in Egitto, e ha dei clavi, poi dei segmenta, cioè delle decorazioni quadrate, in generale ricamate, multicolore, un singolo colore. Questo è semplicemente il modo in cui si vestivano gli uomini romani, e quindi il modo in cui si vestivano anche i soldati. Avete visto che i soldati della Partica alla fine del secondo secolo, inizio del terzo, portavano le bracae, cioè delle, diciamo, chiamiamoli così, calzoni, anche se non sono così, fino a sotto al ginocchio. Nel IV secolo i pantaloni si allungano ancora di più e vanno a finire dentro agli stivali, anzi più che stivali nei calcei, che sono questo tipo di scarpe con stivaletti un po' più alti. Un'altra caratteristica del soldato romano in generale lungo tutta la sua storia, e anche del soldato romano nel tardo impero, è il cingulum, cioè la cintura. La cintura non aveva soltanto la funzione di reggere la tunica. Un uomo senza cintura, senza cintum, era discinto, cioè era, insomma, non era il modo in cui si presentava in società, insomma, mettiamola così. E quindi tutti gli uomini portavano la cintura, ma i soldati romani, per mostrare il proprio status di soldato, decoravano le loro cinture con delle placche metalliche. Se osservate i cingulum dei legionari della Partica, hanno delle placche quadrate, perché all'epoca la moda era avere quel tipo di placche quadrate. Poi dopo nel tardo impero cambia la forma delle placche, diventano a forma di elica, però diciamo sono sempre placche metalliche per mostrare io sono un soldato. Un'altra caratteristica, magari non tutti quanti soldati, però erano le decorazioni militari. Esistevano diversi tipi di decorazione, tra cui avete le armille, insomma ci sono diversi tipi di decorazioni, e uno in particolare, non so se lo vedete, è il torque, questa specie di collare metallico che porta intorno al collo, che originariamente era una decorazione dei Celti. I guerrieri celti avevano questa specie di collari, tanto più era forte un guerriero, tanto più era più prestigioso, tanto più prezioso e pesante era il suo torque. Ci sono torque di bronzo, argento, oro e così via. Quando i soldati di Giulio Cesare vanno a combattere in Gallia, uccidono i Galli e prendono loro questi torque per due motivi. Primo, perché tanto più è prezioso il torque con cui tu torni a casa, tanto più era forte l'avversario che hai battuto, e quindi diciamo è una questione di prestigio, ma è anche una questione di valore, nel senso che comunque un torque in bronzo, in argento, in oro vale. Questa vale molto. Questo quindi tipo di decorazione poi viene associata al valore militare, per cui i soldati romani indossano, non sempre, però diciamo indossano questi torque per mostrare il proprio valore, spesso vengono anche donati come simbolo di valore, e nel tardo impero, in particolare gli imperatori, per ingraziarsi i soldati, danno loro dei donativi in denaro oppure in beni preziosi, tra cui appunto questi torque che sono una sorta di gioielli alla fine, insomma, da uomo.